Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video vedremo come preparare un uovo decorativo per la prossima Pasqua. Questo uovo sarà particolare non solo perché lo faremo sullo stile Fabergé, ma perché sarà un uovo di grandi dimensioni e sarà apribile. In questo modo potrà anche contenere un regalo per i vostri cari. Come modello per la base io utilizzerò questo uovo di grandi dimensioni che è anche apribile. Tuttavia potete utilizzare uova in polistirolo e anche di dimensioni più piccole. Quindi per iniziare ci occorrerà del cellophane e del nastro adesivo, poi della garza gessata con delle forbici per tagliarla e una ciotola con un po' di acqua. In più dovremo procurarci delle chiusure metalliche se abbiamo intenzione di fare l'uovo apribile, per tenere insieme le due parti, e poi un piedistallo che può essere di qualunque materiale, di qualunque forma, purché sia di dimensioni idonee per l'uovo che andremo a preparare. In questo caso dovrà essere bello grande. Vado a nastrare il bordo di questo uovo per evitare che si apra durante la lavorazione. È consigliabile tenere unite le due parti dell'uovo durante la lavorazione con la garza gessata, anziché lavorarle separatamente. Questo perché le uova di plastica tendono a deformarsi quando si separano le due parti. E ora rivestiamo con il cellophane tutto l'uovo in modo che quando procederemo con la garza gessata non si attaccherà. Ecco fatto. Ora tagliamo la garza gessata in più pezzi e anche in dimensioni diverse. Per applicare la garza gessata dobbiamo intingere un pezzo alla volta nell'acqua molto velocemente in maniera che non si riempia troppo di acqua. Poi stringendolo fra due dita delicatamente facciamo scendere l'eccesso di acqua e poi applichiamo la garza sull'uovo. E poi massaggiamo delicatamente ogni pezzo in modo che il gesso contenuto nella garza venga bene amalgamato. Quando la prima parte è ben asciutta, prendiamo un pennarello e rimarchiamo tutta la circonferenza in maniera da non perderla di vista. Ecco, in questo modo rimarrà ben impresso il punto in cui dovremo mantenere separate le due parti, e quindi a questo punto continuiamo facendo anche la parte di sopra.
Adesso che è bello asciutto, andiamo a tagliarlo in maniera da aprirlo. A questo punto, prima di procedere con la decorazione dell'uovo, è bene attaccare il piedistallo sul fondo. Io avevo in casa questo piedistallo che avevo acquistato tempo fa per delle statuine, però se non l'avete può andare benissimo anche qualche altra cosa che avete sicuramente in casa, tipo delle ciotoline di plastica come queste, che potete rivestire anche queste con la garza gessata come abbiamo fatto per l'uovo, e poi in un secondo tempo applicare anche qui qualche fregio di cartapesta. Vedete che se lo utilizziamo capovolto può andare benissimo per un uovo anche di grandi dimensioni. Può andare bene anche per esempio un vasetto dello yogurt, oppure se le avete inutilizzate in casa delle ciotoline da cocktail come questa, vanno benissimo anche queste, sempre naturalmente mantenute capovolte in maniera che danno più stabilità all'uovo. Iniziamo la decorazione con lo stucco. Dobbiamo rivestire tutte e due le parti dell'uovo ricoprendolo con uno strato uniforme di stucco. Dovrà avere uno spessore di circa 1 centimetro e dovrà essere il più possibile uniforme su tutta la superficie. Però in questo momento non ci preoccuperemo più di tanto di lasciarlo perfettamente liscio, perché andremo in un secondo tempo a scartavetrarlo. Quindi prendiamo lo stucco riempitivo rasante e andiamo a prepararne una ciotolina dove mischieremo 2 parti di stucco in polvere e una parte di acqua. Ecco, alla fine il nostro impasto deve avere questa consistenza, non deve staccarsi dalla spatolina.
Allora, una volta che lo stucco è perfettamente asciutto, andiamo a fare la scartavetratura. Per questo lavoro l'ideale sarebbe avere delle carte con granatura diversa, quindi partendo da una più ruvida, quindi con grani più spessi, e arrivando poi a delle carte di granatura più sottile. Però se non avete diversi tipi va bene anche uno solo, l'importante è che abbia, diciamo, una granatura media. Lo riconoscete dal retro della carta, dove vedete questi numeri qui corrispondono alla granatura. Praticamente più è alto questo numero, più vuol dire che la carta è densa di granelli, quindi è più fine, mentre invece quella con numeri inferiori, tipo 150, è molto più grossolana perché ha dei grani più grossi. Quindi se dovete acquistarla e non volete comprare tanta carta vetro, fatevi dare una grana media, che può essere appunto un 180 come questa, o meglio ancora un 220. Quindi partiamo con la grana più grossa, iniziamo a dare una prima scartavetrata e poi continuiamo con gli altri fogli. Una cosa molto importante quando si fa la scartavetratura dello stucco, siccome si producono delle polveri molto sottili e anche abbastanza volatili, è consigliabile utilizzare delle maschere. Ora io ho questa che è proprio, diciamo, professionale, ma se non avete questo tipo di maschera potete utilizzare anche le classiche mascherine, quelle che si usavano per il Covid. Piuttosto ne mettete due una dentro l'altra per essere sicuri che non passino le polveri. E anche per gli occhi sarebbe bene utilizzare degli occhiali protettivi, proprio per evitare che non ce ne accorgiamo ma ci entri della polvere negli occhi. Quindi partiamo con la scartavetratura. Scartavetrato bene tutte e due le parti, possiamo procedere con la decorazione, che consisterà nell'applicare dei fregi in cartapesta. Tuttavia io preferisco fare ancora un passaggio per rendere ancora più omogenee le parti che ho scartavetrato. Non è strettamente necessario, in quanto appunto andremo poi a coprire con i fregi, però se proprio vogliamo fare un lavoro quasi perfetto, andiamo a dare una mano o due di gesso coprente. Quindi ripeto, non è indispensabile, se questo passaggio volete potete anche evitarlo.
Mentre aspettiamo l'asciugatura del gesso, possiamo cominciare a preparare la paper clay, che così avrà anche il tempo di riposare per amalgamarsi bene. Vi lascio qui il link al tutorial per la preparazione della paper clay. E anche quando la seconda mano di gesso è perfettamente asciutta, diamo un'ultima scartavetratura veloce e leggera. Quindi rimettiamo insieme le due parti e cerchiamo di spostarle affinché corrispondano al meglio, perché comunque un pochino di differenza fra la parte sopra e la parte sotto ci sarà nella circonferenza, quindi cerchiamo di farli collimare al meglio e quando troviamo il punto giusto ci facciamo dei segnetti a matita che serviranno anche per avere poi il riferimento a dove mettere le chiusure. Quindi sia sopra che sotto facciamo un segno a matita, quindi qui sarà un punto dove metteremo la chiusura. Naturalmente a una chiusura quella posteriore deve corrispondere quella anteriore, quindi cerchiamo di farle corrispondere il più possibile. Ecco, e in questo modo sarà anche più facile impostare le decorazioni in maniera che rimangano bene incentrate. A questo punto sarebbe anche bene, prima di iniziare a mettere la decorazione, aggiungere un qualcosa sulla cima. Non è assolutamente indispensabile, si può anche non metterlo, però se vi piace l'idea di decorarlo anche con questa cosina in più, io per esempio ho trovato questo qui che era il cappuccio di un profumo e penso che possa andare benissimo, quindi incollerò questo sulla cima in maniera che poi verrà decorato insieme a tutto il resto. Quindi possiamo procedere alla decorazione preparando i fregi con la paper clay che abbiamo preparato precedentemente e di cui vi ho lasciato il link al video. Un particolare importante: se avete già seguito degli altri miei tutorial dove facciamo delle decorazioni con lo stucco, avrete notato che utilizziamo sempre i fregi dopo che sono stati lasciati asciugare, perché vengono applicati direttamente sulla base di stucco fresco. In questo caso però, trattandosi di una base tondeggiante, non possiamo lasciare che i fregi si asciughino direttamente su un tavolo, quindi dobbiamo applicarli quando sono ancora freschi e poiché non abbiamo in questo caso una base di stucco fresco, utilizzeremo come colla appunto il Vinaville. Quindi toglieremo i fregi dagli stampini e li applicheremo freschi direttamente con il Vinaville sulla base dell'uovo. Vi ricordo anche che per estrarre più facilmente il fregio dallo stampino è sempre bene inumidirlo prima con un po' di olio baby.
Adesso che i fregi sono belli asciutti, possiamo procedere a passare 2 mani di colla vinilica diluita con un po' di acqua. Prima di fare questo lavoro però procederemo a foderare l'interno della carta per tovaglioli facendo una sorta di decoupage.
trattandosi di un uovo di grosse dimensioni e mettendo tutti questi fregi, chiaramente acquista un certo peso e quindi c'è il rischio che sollevandolo per la cima si possa staccare. Quindi andiamo a fare un foro con un trapanino e poi passiamo una vite che tenga salda la cima. E ora diamo una mano di acrilico nero su tutta la parte, sia quella superiore che quella inferiore, e lo diluiamo con un pochino di acqua. Di fondo e ben asciutto, possiamo procedere ad applicare le cere metalliche. Se non avete le cere metalliche, comunque potete utilizzare altri tipi di colori, per esempio anche gli acrilici, se sono metallizzati tanto meglio, e li potete applicare tamponando con un pezzetto di gomma piuma e asportando poi un po' di colore con uno straccetto di cotone.
Per finire diamo una bella spruzzata di vernice acrilica lucida, trasparente. Bene, arrivati a questo punto non ci resta che mettere le chiusure . Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un like e condividetelo sui social con chi ha la vostra stessa passione. Usate i commenti per fare domande o per proporre nuovi argomenti per i prossimi video. E se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per sapere sempre quando pubblicherò un nuovo video. Grazie per la visione e ciao!